Sono stato al CERN per vedere il più grande acceleratore di particelle. Al confine tra Svizzera e Francia è il più grande centro di ricerca di fisica delle particelle ed è praticamente una piccola città abitata da scienziati di tutto il mondo. Ci sono in realtà diversi acceleratori, ma il più grande è LHC, un anello lungo 27 km posizionato a circa 100 metri sottoterra. Qui i protoni vengono accelerati fino a raggiungere velocità vicinissime a quelle della luce e poi vengono fatti collidere tra di loro. Dei rivelatori giganteschi registrano ogni collisione, permettendo agli scienziati di studiare le particelle prodotte e scoprire nuovi fenomeni. Infatti il bosone di Higgs è stato scoperto proprio al CERN nel 2012 e ha confermato un elemento chiave del modello standard che ha valso il premio Nobel per la fisica del 2013 a François Englert e Peter Higgs. Far collidere particelle a energie così elevate serve a ricreare condizioni simili a quelle che esistevano nei primissimi istanti dopo il Big Bang, quando la materia era ancora in uno stato chiamato plasma di quark e gluoni. Osservarlo ci permette di capire molto meglio la struttura fondamentale della materia e le leggi che regolano l'universo. Io sono stato 2 giorni al CERN per esplorare tantissimi dei loro esperimenti, ho visto LHC, il rivelatore Atlas, la fabbrica di antimateria e molti altri esperimenti affascinanti. Dovete immaginare LHC un po' come una fonte di particelle accelerate, dalla quale i vari esperimenti secondari possono attingere, deviando di tanto in tanto il fascio di protoni. In questi 2 giorni mi è esploso il cervello, ho imparato un sacco di cose nuove ed è stata un'esperienza fuori di testa. Siamo arrivati al CERN, nella mia testa era molto lontano dal centro città, in realtà è abbastanza raggiungibile con i mezzi, tant'è che siamo venuti in tram. Per capire meglio quello che gli scienziati mi mostreranno, dobbiamo prima capire le basi della fisica delle particelle. Sappiamo che quello che ci circonda è composto da molecole, le strutture che sono composte dagli elementi della tavola periodica, quella che si studia a scuola. E questi elementi sono a loro volta gli atomi. Per esempio, una molecola d'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno. Sono composti a loro volta da un nucleo centrale, contenente protoni e neutroni, e da elettroni che orbitano intorno al nucleo. E non finisce qui, perché protoni e neutroni, che pensavamo fossero particelle fondamentali, in realtà sono composti a loro volta da particelle ancora più piccole, chiamate quark. Infatti, secondo il modello standard, le particelle fondamentali che non possono essere divise ulteriormente sono i fermioni, che costituiscono la materia, quindi quark e leptoni, come un elettrone, e poi i bosoni, che sono le particelle mediatrici delle forze fondamentali. Ma quindi, cos'è questo modello standard che viene sempre citato? Beh, è lo stato dell'arte della fisica delle particelle, il risultato di oltre un secolo di ricerche che descrive con estrema precisione il mondo del piccolissimo. Si basa sulla fisica quantistica e spiega 3 delle 4 forze fondamentali: la forza elettromagnetica, la forza forte, che tiene uniti gli atomi, e la forza debole. Ci sarebbe anche una quarta forza, cioè la gravità, che però non è inclusa nel modello standard. La gravità viene però descritta dalla teoria della relatività generale di Einstein, cioè il modello che usiamo non per le cose piccolissime, ma per le cose grandissime, pianeti, stelle e galassie. Il problema è che i 2 modelli, quello standard e la relatività generale, usati per il piccolissimo e per il grandissimo, non sono sempre compatibili fra di loro, come per esempio in situazioni estreme come l'interno di un buco nero o il momento iniziale del Big Bang. Infatti l'obiettivo di molti fisici è trovare la teoria del tutto, capace di unire il modello standard e la relatività generale in un quadro coerente, valido in tutte le scale dell'universo. Inoltre in fisica esistono ancora tanti misteri. Abbiamo scoperto solo il 5% della materia, il restante 95% è materia ed energia oscura, chiamata così perché non la vediamo, non la conosciamo, ma sappiamo che esiste. Bene, ora che sappiamo tutte queste informazioni, iniziamo con il mio giro. La prima tappa è stata il sincrociclotrone. Costruito nel 1957, è stato il primo acceleratore del CERN. Ad oggi è una tappa per le visite guidate e dal 1990 non è più in uso. Nella sala dove è ospitato ci sono ricostruite un sacco di attrezzature con cui ai tempi venivano condotti gli esperimenti. Ok, quindi facciamo un po' di storia. Il CERN nasce ufficialmente nel 1952, quando 12 nazioni europee firmano un accordo con l'obiettivo di favorire la cooperazione scientifica dopo la guerra. Infatti nulla di ciò che si studia al CERN ha scopi bellici. Si decide di iniziare i lavori a Ginevra e da tutta Europa vengono spediti i componenti necessari per costruire il sincrociclotrone, che verrà utilizzato a partire dal 1957. Per realizzarlo sono state impiegate 2500 tonnellate di acciaio, pompe per creare il vuoto e grandi magneti. Il sincrociclotrone funziona in modo simile agli acceleratori più moderni. Le pompe creano il vuoto all'interno della camera, fondamentale per far girare le particelle senza avere materia che interferisca. I protoni, ovvero idrogeno ionizzato, vengono inseriti all'interno della camera
e poi due grossi magneti generano un potentissimo campo elettromagnetico che cambia rapidamente la polarità per accelerare le particelle. Dopo circa 100.000 giri, le particelle raggiungono l'80% della velocità della luce. E pensate che è proprio grazie al sincrociclotrone che Maria e Giuseppe Fidecaro riuscirono a studiare il pione. Negli anni successivi sono poi stati costruiti gli altri acceleratori, sempre più grandi, fino ad arrivare al più grande di tutti, cioè l'LHC. Più è grande il collider, più le particelle che girano all'interno hanno energia. E più energia hanno, più cose riusciamo a scoprire quando le particelle collidono. Gli esperimenti condotti al CERN sono numerosissimi. E pensate che proprio qui nel 1989 è stato inventato il World Wide Web, inizialmente come semplice modo per condividere le informazioni. A quel punto mi ha raggiunto Paola Catapano, che dirige il servizio di comunicazione multimediale al CERN. I fisici per imparare a lavorare sugli acceleratori o andavano in Inghilterra o negli Stati Uniti, oppure gli hanno costruito questo oggetto per imparare. Ma alla fine in realtà è stato anche protagonista di una grandissima scoperta, un esperimento diretto da un italiano, Giuseppe Fidecaro, un fisico di Roma, uno dei primi fisici a iniziare a lavorare al CERN in questo laboratorio. Oggi può sembrare una macchina piccola perché abbiamo l'LHC che è il Mega Collider, 27 km di circonferenza, ma in realtà sincrotroni come questo sono più del 70% degli acceleratori al mondo, perché si trovano o nell'industria o negli ospedali. E in particolare tutti abbiamo sentito parlare probabilmente di PET, Positron Emission Tomography, che è questa tomografia a emissione di positroni che ti consente di fare un'immagine in 3D del tuo organismo per vedere se ci sono anomalie, tumori, eccetera, eccetera. Questa diagnostica medica è nata dalla fisica degli acceleratori. Il metodo di contrast, diciamo, per poi fare l'imaging del corpo in 3 dimensioni viene fatto da sincrotroni di queste dimensioni che si trovano negli ospedali e nelle industrie che producono isotopi per la medicina. Avete capito bene, negli ospedali vengono utilizzati dei ciclotroni, apparecchi che accelerano i protoni e che nel caso della PET servono a produrre medicinali leggermente radioattivi, che vengono iniettati nel paziente e non sono pericolosi, però una volta in circolo questi farmaci radioattivi iniziano a decadere, emettendo un po' di antimateria, in particolare positroni, cioè antielettroni. Appena un positrone incontra un elettrone nel corpo, i due si annichiliscono, generando due raggi gamma che viaggiano in direzioni opposte. Questi raggi gamma vengono rilevati da speciali sensori che permettono di costruire un'immagine tridimensionale del corpo. Per esempio, nella diagnosi dei tumori, il farmaco tende ad accumularsi proprio nelle aree in cui è presente un'attività cellulare anomala, rivelando così subito la presenza di una massa tumorale nello scan. Questo è un perfetto esempio di come un concetto apparentemente astratto come l'antimateria possa avere applicazioni concrete e salvare vite nella medicina moderna. Diciamo che all'inizio la nuova conoscenza è sempre teorica, poi se tu hai nuova conoscenza è chiaro che hai innovazione per forza, senza nuova conoscenza non c'è innovazione. A quel punto sono passato per i loro studi di produzione dove registrano tutti i loro contenuti. Siamo nell'Audiovisual Production Studio, qua dietro è dove alcuni dei contenuti del CERN vengono girati e pubblicati sul canale YouTube. Grazie per la pubblicità! Non solo hanno una bella libreria di video sul loro sito, ma anche sul loro canale è pieno di video, con tanto di live, video animati e anche un video rap risalente a 16 anni fa che spiega il funzionamento del collider. A quel punto ci siamo diretti verso una delle strutture che mi incuriosivano di più, la fabbrica di antimateria. Nonostante la fantascienza faccia pensare a qualcosa di incredibile, l'antimateria è composta semplicemente da particelle speculari a quelle della materia odierna. Speculari perché hanno la stessa massa, ma una carica elettrica opposta. Se esiste l'elettrone, esiste anche l'antielettrone, cioè il positrone, che ha la stessa massa, ma al posto di avere carica negativa ha carica positiva. Il protone invece avrà l'antiprotone, che ha la stessa massa, ma una carica negativa. Quando un protone incontra un antiprotone, questi due si annichiliscono. La stessa cosa quando un elettrone incontra un positrone. Bene, negli acceleratori di particelle, come quelli del CERN, quando i protoni vengono fatti collidere, liberano una nube di nuove particelle e spesso si formano in modo simmetrico sia particelle di materia che particelle di antimateria. Però è proprio qui che nasce uno dei grandi misteri della fisica. Se dopo il Big Bang materia e antimateria sono state create in ugual quantità, perché oggi l'universo è fatto quasi tutto di materia? Che fine ha fatto tutta l'antimateria? Perché la materia ha vinto? Se fossero stati uguali adesso non ci sarebbe niente, si sarebbero annichiliti e basta. Forse qualcosa nei primissimi istanti dell'universo ha rotto questa simmetria.
antimateria. E ancora oggi i fisici cercano di capire cosa sia successo. Ovviamente quando si parla di antimateria dimenticate film come Angeli e Demoni. Lì l'antimateria viene descritta come un potentissimo esplosivo, ma in realtà non è affatto così. Nel film si dice anche che il CERN ne produce a bizzeffe di antimateria, quando in realtà si parla di quantità minuscole. Parliamo di pochi nanogrammi all'anno e con sforzi tecnologici enormi. Tra l'altro, se avete visto invece Neon Genesis Evangelion, conoscerete anche il cannone a positroni, che è fichissimo nell'anime, ma purtroppo sarebbe una schifezza nella vita reale. Comunque, una volta entrato nella fabbrica di antimateria, ho subito visto i vari esperimenti dall'alto e sul muro c'era anche una spiegazione semplificata del funzionamento. E questo è, diciamo, l'edificio in cui si produce antimateria, l'unico edificio in cui si produce. Ok, ma come funziona? In pratica alcuni protoni vengono accelerati e fatti collidere con un bersaglio fisso. Da questa collisione emergono anche antiprotoni che vengono catturati e vengono poi decelerati dall'antiproton decelerator. Poi successivamente vengono ulteriormente rallentati grazie a Helena, un anello di decelerazione che utilizza magneti e campi elettrici simili a quelli usati negli acceleratori, solo che funzionano al contrario, cioè rallentano e raffreddano le particelle. Se in un acceleratore vogliamo che la particella sia velocissima e abbia più energia possibile, quindi in gergo è più calda, con l'antimateria la vogliamo rallentare il più possibile e raffreddare il più possibile, levando quanta più energia possibile. In questo modo le particelle di antimateria possono essere trattenute più a lungo, anche per diversi minuti o ore, così da poterle studiare o combinare con altre particelle per creare atomi di antidrogeno. Infatti, se un atomo di idrogeno ha un nucleo che è un solo protone e poi ha un solo elettrone, comporre invece un atomo di antidrogeno sarà tra virgolette facile. Servirà a combinare un antiprotone con un positrone. E in questa stanza quello che succede è che produciamo i nuclei degli atomi di antidrogeno, cioè i corrispettivi di antimateria dell'idrogeno, e quello che succede in questa stanza è che noi le raccogliamo e le raffreddiamo per poi poterla studiare negli esperimenti. Dei 6 esperimenti condotti in questa struttura, alcuni sono non invasivi, cioè permettono di osservare l'antimateria senza distruggerla, osservando quello che succede magari al passaggio delle particelle. Mentre altri esperimenti sono invasivi, ovvero prevedono di far annichilire l'antiprotone per studiarne i prodotti e le interazioni. Il motivo per cui è necessario produrre antimateria in laboratorio è che in natura si annichila immediatamente, appena entra in contatto con la materia. Inoltre viene generata solo in rari casi, come per esempio durante i fulmini, o tramite raggi cosmici che colpiscono l'atmosfera terrestre. Per esempio in una scarica di un fulmine siamo in grado di vedere i positroni, che sono gli antielettroni. Diciamo che è stata osservata per la prima volta negli anni 30. Come la osservi? Con dei rivelatori di fisica nucleare, essenzialmente attraverso la radiazione che produce quando si colpisce. A quel punto siamo scesi verso l'anello di decelerazione, dove le particelle che inizialmente viaggiano a una velocità prossima a quella della luce vengono progressivamente rallentate fino a raggiungere uno stato con energia estremamente bassa, corrispondente a una temperatura vicina allo zero assoluto. Come dicevo, quando si parla di temperatura in questo contesto, in realtà si fa riferimento al moto caotico delle particelle. È più corretto dire energia che temperatura. Colgo l'occasione per mostrarvi l'anello. Siamo così entrati nel primo deceleratore, che di solito quando è in funzione non si può vedere ovviamente. In questo momento era spento e quindi era aperto a tutti. E non pensate che sia semplicemente l'inversione di un segno trasformare un acceleratore in un deceleratore. È una cosa molto più complicata. Quindi all'interno di questo anello girano milioni di antiprotoni, in un fascio grande più o meno come 1 millimetro. Anche qua si trovano nel vuoto più assoluto, altrimenti si annichilirebbero con la materia circostante. Infatti proprio al CERN sono in grado di produrre un vuoto ancora più vuoto di quello che c'è nello spazio. Le strutture blu che vedete sono i magneti, si chiamano bipoli e servono a orientare le particelle. Le strutture rosse che vedete invece si chiamano quadripoli, che sempre tramite campi magnetici schiacciano il fascio verticalmente e orizzontalmente per concentrarlo. Bipoli e quadripoli sono lo stesso tipo di magneti che poi andiamo a incontrare anche negli acceleratori. Quest'altro oggetto invece si trova solo nel deceleratore. Questa macchina quello che fa è rilevare il passaggio della nuvola di particelle al di sotto di essa e trasferire lungo il diametro del deceleratore a una macchina che sta sulla parte opposta del deceleratore l'informazione del tempo di quando sono passati. Dato che il diametro è più corto della circonferenza, questa informazione arriva dall'altra parte dell'anello con un leggero anticipo, sufficiente a comandare un'elettronica che sta dalla parte opposta dell'anello a dare sostanzialmente dei calci davanti e dietro al fascio di particelle. Questa operazione viene ripetuta moltissime volte, ogni volta che il fascio gira, ogni giro si rallenta. La quantità di calci davanti è maggiore di quella dietro e progressivamente il pacchetto diminuisce di velocità, però senza disperdersi. Io comunque non solo stavo facendo fatica a capire, ma lui stava
anche semplificando al massimo come se io fossi un bambino, ma va bene così. Comunque in questa rampa vengono ulteriormente rallentati gli antiprotoni, questa volta attraverso un fascio di elettroni che vengono immessi da un lato e poi escono dall'altro lato. E in pratica, essendo gli antiprotoni di carica negativa, non si vanno ad annichilire con gli elettroni, anche se sono di materia, perché anche gli elettroni sono di carica negativa, che semplicemente viaggiando un po' insieme agli antiprotoni gli vanno a levare un po' di energia. E quindi la combinazione di queste due tecnologie di raffreddamento messe assieme permette di togliere energia alle particelle sia lungo la direzione di volo, lo stochastic cooling, sia nelle altre direzioni dell'electron cooling. Siamo poi tornati su per vedere Elena, di forma esagonale, e serve sempre a rallentare ulteriormente gli antiprotoni. Anche qua abbiamo bipoli in blu e quadripoli in arancio. E poi quel disco è lo switch per deviare il fascio verso l'esterno, cioè verso poi i vari esperimenti. Alla fine di tutto, in un cilindro fortemente elettromagnetizzato, andremo a trovare il nostro atomo di antidrogeno, che appunto può essere stabilizzato anche per moltissimo tempo. Ed è il luogo dove appunto vengono uniti positroni e antiprotoni. Bene, dopo questo corso accelerato di antimateria mi sono diretto verso il CLIAR, un acceleratore lineare. Come vedete, ogni struttura è preceduta da queste entrate gialle, che hanno un controllo del peso e della retina. Questo perché è fondamentale che nessuno sia dentro quando gli esperimenti sono in funzione. Qui si fa l'identificazione, qua sono riconosciuto, mi dà una chiave. Finché tutte le chiavi non sono riportate sul portachiave, non può funzionare l'acceleratore. Mi metto qua davanti, mi dice che sono stato riconosciuto. E sono passato. A quel punto siamo entrati tutti, e questa volta la struttura rispetto alle altre era molto più piccola. Siamo l'unica macchina al CERN che ha elettroni. Questo è il nostro acceleratore indipendente, significa che abbiamo la flessibilità di lavorare quando vogliamo senza stare agli scheduling dell'acceleratore principale, che sono molto rigidi e ben definiti. Tutto parte di qui. Questo è chiamato cannone a elettroni, è lui che provvede i elettroni che poi andiamo a accelerare. Il cannone elettronico quindi non è un vero cannone, ma si occupa di fornire gli elettroni che vengono prodotti tramite un raggio laser UV che passa da questi tubi, passa per un sistema di specchi e sbatte contro un catodo che a quel punto rilascia elettroni. Poi questi elettroni immediatamente sono ripresi dal campo acceleratore che è generato usando radiofrequenza. In questi tubi che chiamiamo guide d'onde passa la radiofrequenza a una potenza molto alta, elevata. Qua sono 15 megawatt che passa. Mandiamo un impulso breve di qualche microsecondo, esattamente 5 qua, e gli elettroni vengono accelerati dal cannone e escono là e sono già all'uscita a 5 milioni di electron volt. Quasi ultrarelativistici. Lo sai che la velocità della luce è il limite ultimo. Noi alla fine di qua, visto che sono elettroni, particelle leggere, riusciamo già ad arrivare abbastanza vicino alla velocità della luce. E lo spazio è solo questo? Sì, sono 40 metri. L'intero acceleratore sono 40 metri. Quindi in questi 40 metri la radiofrequenza accelera e dà energia agli elettroni. Te lo puoi immaginare come un sistema di tira e spingi. Quando tu sei negativo, immagina che io sono un campo positivo e sto qua, certo, io ti spingo. Mentre ti sto spingendo, qua c'è un campo negativo che ti tira. E poi si alternano. Gli elettroni sono messi sulla cresta di quest'onda e vanno a fare un surf come fa il surf sulle onde del mare. Durante il viaggio guadagnano energia, dunque questa prima, seconda, terza, alla fine della terza struttura l'accelerazione è fatta. Come al solito il fascio di elettroni deve essere concentrato e per farlo si utilizzano sempre quadrupoli. Per questo abbiamo un gruppo di 3 quadrupoli che sono delle lenti magnetiche. Il fascio prima lo schiacci in così e naturalmente si allarga in così. Quello lo schiacci così e si riallarga in così e l'ultimo lo riprende dall'alto. Più o meno, L'ultima cosa importante è conoscere l'energia del fascio e per questo si usa un dipolo. Più l'energia è importante, meno è facile defletterlo. Insomma, una volta che gli elettroni escono c'è un magnete. Gli elettroni più energetici verranno spostati di meno e quelli meno energetici di più. E questo si vedrà una volta che tutti quanti gli elettroni collideranno contro la parete. Le particelle le più energetiche non girano tanto, arrivano qua sullo schermo o su questo rivelatore a destra, e meno energetico arrivano qua. Come vedete, dietro al rivelatore c'è un blocco di piombo e di cemento che va a fermare tutti quanti gli elettroni e in generale tutte le strutture che vedete sono coperte e recintate da spessissimi pareti di cemento, anche se comunque di norma nell'aria le particelle non navigano bene, quindi l'idea di fare un vero cannone a elettroni è abbastanza fallimentare. E infatti in tutti questi acceleratori le particelle devono viaggiare nel vuoto più assoluto. Questa è una pompa primaria tipo a pistone, cominciamo a fare il vuoto. Questo va a partire dopo, è una pompa turbomolecolare. Alla fine, quando qua il vuoto è abbastanza
abbastanza basso, si può anche chiudere qui perché andiamo a usare un altro tipo di pompe che sono chiamate pompe ionici. Immagina che ci sono due piastre ad alta tensione, appena passa qualcosa in mezzo sei ionizzata, quindi se il campo la riesci a vedere la attacca su una parete e quindi in qualche modo stai pulendo il resto. A proposito di parete, per rivelare gli elettroni si può misurare anche quello che succede intorno al fascio, in modo da non interferire. I fasci di particelle di solito non si vedono a occhio nudo, però in realtà ci sono alcune tecniche per poterli vedere. Questo è un rivelatore di posizione, c'ha 4 antenne. A secondo dove passa il fascio in mezzo a questo rivelatore, le antenne danno più o meno segnali. È molto più facile lavorare con particelle che hanno una carica, perché in qualche modo si mostrano in ogni punto dell'acceleratore tramite la carica. E per il concetto di corrente immagine, immagina che io sono una cosa estremamente negativa. Per riflesso, la tua superficie diventa positiva, perché le particelle positive vengono attirate e le negative vengono respinte. Vedrai una corrente positiva che sta passando alla stessa velocità. Per voi è un modo di monitorare quello che sta succedendo. Esattamente. E sta succedendo al contrario. Esattamente, senza interrompere il fascio. Accelerare elettroni e protoni è diverso, altrimenti non servirebbero 27 km. E proprio in questo momento al CERN le discussioni sono varie su cosa fare nel futuro. Si sta decidendo se fare un anello ancora più grande o investire invece su un acceleratore lineare ancora più grande. L'acceleratore è grande non perché siamo bravi a farlo grande, ma perché siamo cattivi a farlo piccolo. Più grande, più costoso, più difficile. Infatti uno dei progetti del futuro che è stato sul tavolo delle discussioni per tanti anni è che è il Compact Linear Collider, quindi di farlo dritto. Lo svantaggio è che non hai un loop. Esatto, quindi devi accelerare in one shot. A quel punto siamo passati per la sala di controllo dove vengono condotti a distanza tutti gli esperimenti. Dopodiché siamo usciti e ci siamo diretti più o meno a quello che è un infopoint, dove chiunque lavori al CERN può andare a chiedere cose e fare cose. Quello che facciamo ora è lo scan della retina. Noi siamo andati a scannerizzare le nostre retine e a ritirare un paio di dosimetri, fondamentali per le nostre prossime visite. Questo dosimetro è connesso alla nostra retina in modo che se qualcuno ce lo ruba ed entra in una facility si vede che non siamo effettivamente noi e fondamentalmente misura il grado di radiazioni che noi prendiamo. Chi lavora qua dopo 2 mesi lo inserisce in una macchinetta, la macchinetta gli dice quante radiazioni hanno avuto e se sono nei livelli di normalità oppure oltre. Prima di andare a vedere un altro acceleratore siamo passati per l'edificio più grande del CERN, cioè quello dove vengono costruiti i magneti, che per capirci sono elettromagneti. Infatti i magneti che conosciamo noi si chiamano magneti permanenti e non hanno bisogno di elettricità. Però i magneti permanenti, anche più potenti, non sono abbastanza potenti per un acceleratore e per cui si deve passare al livello successivo, cioè i magneti elettromagnetici, che sono di fatto bobine di metallo arrotolato per il quale si fa passare energia. E pensate che i magneti che vengono prodotti al CERN sono i più potenti del mondo. Qui ci occupiamo di magneti, tutto quello che vedi qua, qui, sono tutti magneti. La struttura si chiama Large Magnet Facility perché i magneti sono giganti. Qua vengono riparati i magneti di LHC e vengono costruiti i magneti della prossima generazione. Più sono potenti i magneti, più accelerano le particelle, più forti sono le collisioni tra particelle e più cose si possono scoprire. Questo come lo miglioriamo? Bisogna aumentare il numero di collisioni che ci sono negli esperimenti. Dal punto di vista dei magneti questo viene fatto avendo magneti più potenti. Di cosa sono fatti questi magneti? Ve lo faccio vedere. Niobio tristagno è un materiale superconduttore che è stato scoperto negli anni 50-60. Ma che vuol dire superconduttori? Vuol dire che alcuni materiali, quando vengono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto, più o meno meno 270 gradi, quando le particelle sono praticamente ferme, questi materiali riescono a condurre una gigantesca quantità di elettricità senza opporre resistenza. E questo è fondamentale per gli acceleratori, dove la quantità di energia per accelerare le particelle è immensa. Motivo per cui tutto LHC è raffreddato a elio liquido. Questa è la cross section. Questi sono quelli nuovi? Questi sono quelli nuovi. Noi siamo a metà della produzione, quindi funzionano, sappiamo che verranno installati 2027-2028. Cioè perché non subito? Perché l'acceleratore è in funzione e deve essere spento per circa 4 anni per sostituire tipo 150 metri, 200 prima e dopo gli esperimenti. Quindi è un lavoro grande, i magneti pesano tipo 15 tonnellate l'uno. I magneti attuali di LHC arrivano a 8 Tesla, dove il Tesla è la misura della forza del campo magnetico, mentre quelli nuovi che stanno costruendo arriveranno a 11,3 Tesla. Per capirci, il magnete invece che mettete sul vostro frigo di casa arriva più o meno a 0,005 Tesla. Detto ciò, in futuro non cambieranno solo i magneti dell'acceleratore, ma anche i rivelatori, in modo da avere un upgrade completo. Cambierà tutto. Cosa vogliono fare? Misure molto più precise che ora non si riescono a fare, come se tu facessi una fotografia alle particelle, in questo modo la fai molto più precisa, in cui si vedono di più. Questa è una sezione, i magneti sono così per il lungo. Sono un tubone così. In realtà nel design dei magneti quello che conta è la sezione, poi vabbè, se questa sezione ha un campo magnetico, tutto il magnete dovrebbe avere lo stesso. Come vedete dalla sezione, questo magnete
magnete, come quelli che abbiamo visto prima, è un quadripolo, che ormai lo sappiamo ha l'obiettivo anche di schiacciare il fascio verso il centro. Fai conto che le particelle sono a gruppi e sono 20-30 cm di particelle che si devono scontrare e sanno la dimensione di un capello. Quindi se tu prendi due capelli e li fai scontrare è difficile che collidano. Che si incontri, no? Come mi diceva, il materiale della bobina si chiama niobio tristagno, che per diventare superconduttivo deve essere scaldato per 2 settimane a 650 gradi. Questo processo serve a renderlo superconduttivo, però così diventa anche abbastanza fragile. È molto fragile, cioè io devo fare una bobina con questo che però appena lo tocco si rompe. Motivo per cui prima, quando non è superconduttivo, viene avvolto in bobine e poi dopo viene scaldato. Produrre un magnete è molto costoso. Solo una bobina costa centinaia di migliaia di dollari e ci sono 4 bobine per magnete e dentro LHC ci sono 2000 magneti. Quindi se volessimo sostituirli tutti costerebbe miliardi. Inoltre oggi riescono a produrre solo 4 dei nuovi magneti all'anno, per cui non verranno sostituiti tutti e 2000 i magneti, ma solamente 8 nei pressi dei 2 rivelatori principali, Atlas e CMS, in modo da dare uno sprint finale alle particelle. Ci sono 2000 magneti nell'acceleratore, ma quello che cambiamo noi sono 100-200 metri prima e dopo gli esperimenti. Saranno installati tra un paio d'anni, ma perché noi facciamo 4 magneti per anno, quindi non abbiamo ancora finito, ne abbiamo ancora 4 da fare. Qual è il processo per fare un magnete? Parte tutto dalle bobine, le bobine che ci vogliono circa 3 mesi. Io prendo il materiale, lo avvolgo attorno al polo della bobina, metto nel forno 650 gradi per 2 settimane, lo tolgo e poi lo metto qua. Questa è l'impregnazione, ci metto una resina per dargli un po' di stabilità. Quando ne ho 4 pronte le metto dentro il magnete. Questa qua è la struttura. Di che materiale è questa struttura? Alluminio, forgiato dal pieno. Ma come mai serve mettere i magneti in delle strutture? Perché, come sappiamo, all'interno passano correnti potentissime, più o meno 1000 volte la potenza della corrente che passa per le prese elettriche di casa vostra. E a quei livelli di potenza è come se le bobine volessero esplodere. Si chiamano forze di Lorentz e a quei livelli potrebbero fare un disastro, quindi è fondamentale contenerle. Questo qua, Target, funziona con 16.000 A, che è tantissimo. Vuol dire che per ogni metro di magnete è come se io spostassi 1500 macchine e io queste forze le devo gestire in qualche modo perché queste bobine non si devono assolutamente muovere. Qui viene utilizzata questa struttura attorno in alluminio, questo è ferro. Quando io li raffreddo a basse temperature l'alluminio si restringe molto di più che il ferro, quindi un pochino me li schiaccia già ed è una cosa che non è stata usata prima, quindi prima non ho questo aiuto che mi compensa il 50% delle forze. Questo aiuto qua non è una cosa banale. Quindi il motivo per cui la struttura è di alluminio è perché quando si raffredda si contrae di più rispetto all'interno, schiacciandolo fortissimo. E solo così si riesce a contrastare più o meno il 50% delle forze di Lorentz che tenderebbero invece a far aprire i magneti. Nel caso del quadrupolo proprio ad aprirsi così. Gli attuali magneti di LHC, essendo meno potenti, producono la metà delle forze di Lorentz e quindi sono gestiti con semplici collari. I collari sono un'altra soluzione molto valida, è facile farli, se devono fare 2000 magneti è la cosa migliore da fare perché è molto sistematica, però le forze che entrano in gioco in questo caso qua sono circa la metà di queste. Come dicevo, per raffreddare il tutto si usa elio liquido. All'interno il magnete è in elio liquido. Tra l'altro è super fluido questo, non è solo liquido, è super fluido. A questo punto abbiamo visto un modellino di LHC, il modello attuale, non quello futuro. Allora, qui abbiamo, all'interno passano le particelle e abbiamo il vuoto. All'esterno questo tubicino qua è raffreddato con dell'elio, poi abbiamo la bobina. Tutto attorno qua dalla bobina abbiamo l'elio super fluido. È una piscina di elio questa bobina. Però fai conto che qua è tutto pieno, cioè questi sono tutti... È tutto metallo puro. Questi magneti sono raffreddati a meno 270 gradi e come sapete i materiali, cioè abbiamo la contrazione termica. Per i magneti in generale è tipo 3 mm per metro, che non è tanto, però su 27 km sono 80 metri. Infatti anche il motivo per cui tutta questa parte qua di connessioni è fatta così. Questa è una molla? Sì. Ma di quanto elio stiamo parlando? Come se fosse un palazzo di una trentina di piani. Che è dentro l'acceleratore? Sì. In tutto ciò, il lavoro di Penelope consiste nell'aiutare ad assemblare i magneti, fare calcoli e continuare a fare ricerca applicata. Questo è proprio un centro di ricerca in cui fai ricerca applicata, in cui anche la tecnologia con cui lavori, magari a livello universitario, i laboratori sono molto più piccoli. Quanto è grande il tuo team? In questa sezione siamo in 60 che ci occupiamo del magnete, sono fasi un po' diverse, quindi una ventina di persone. E voi, un po' come nelle università, producete poi paper? Sì. Ok, quindi escono paper dal tuo team? Sì. Quindi un vero e proprio team di ricerca? Esatto. E ti piace la vita da ricercatrice? Non è male, non è male. Ho sottomesso un paper che andrò a Boston quest'estate. Bene, una volta compreso il mondo dei magneti, ci siamo diretti verso un altro esperimento.
Questo esperimento, al posto di collegarsi a LHC, l'acceleratore principale, si collega a PS, il proton synchrotron, uno degli acceleratori più piccoli del CERN. Dal PS si spillano dei protoni che si fanno collidere. Dalle collisioni vengono presi dei pioni che vengono fatti passare in un grosso recipiente che simula le condizioni dell'atmosfera. E questo serve a scoprire cosa succede quando i raggi cosmici colpiscono l'atmosfera terrestre e le nuvole. Ma perché le nuvole? Beh, come sapete, le nuvole si formano in questo modo. Il sole fa evaporare gli oceani, l'acqua che sale si condensa su piccoli agglomerati di gas e queste goccioline di condensa vanno a formare le nuvole. Quando l'acqua diventa troppa, le goccioline cadono giù e diventa pioggia. Più nuvole abbiamo, più i raggi del sole vengono schermati e per questo in un certo senso le nuvole vanno a contrastare il cambiamento climatico. E voi qua studiate quello che succede proprio quando questi protoni collidono con le nuvole, no? Ovviamente per simulare l'atmosfera hai bisogno di un enorme sistema gas che simuli l'atmosfera con tutti i suoi gas e i contaminanti. Poi hai bisogno delle varie luci, quindi dei vari fotoni che ti arrivano dal sole. Noi abbiamo un set di lampade dentro il nostro container. Quelle per coltivare la marijuana praticamente. Anche. In questo grafico è mostrata quanta dell'energia che entra sulla Terra poi esce anche. Quando il rapporto è 1:1, cioè la stessa energia che entra esce, la Terra non si scalda. Se invece entra più energia di quella che esce, la Terra si scalda. Se invece esce più energia di quella che entra, la Terra si raffredda. Bene, questo bilancio 270 anni fa era 0, quindi la stessa energia che entrava era più o meno quella che usciva. Esatto. Poi però con l'industrializzazione abbiamo prodotto sempre più gas serra e ora il bilancio è negativo. Tratteniamo più di quella che buttiamo fuori. Bene, in questo grafico ci sono diversi fattori che partecipano in questo gioco di bilancio, che sono prodotti dall'uomo. In primo vediamo la CO2 che fa un effetto di scaldare la Terra, come possiamo vedere. Quelli rossi sono i gas serra, mentre quelli blu sono gli aerosol, cioè le nuvole, che invece raffreddano. In generale possiamo dire che le nuvole contrastano l'effetto serra? Sì, assolutamente. Vedi questa barrettina piccolina? Questa qua è la barra di errore, con cui noi possiamo dire quanto la CO2 sta scaldando la Terra. La barra di errore sulle nuvole è gigantesca. Insomma, si sa poco quanto impatto abbiano di preciso. Noi vogliamo ridurre questa barra di errore. Ebbene, questo qua è uno schemino che rappresenta il nostro sistema. Ricapitolando l'esperimento, c'è un grosso container d'acciaio nel quale vengono inseriti gas vari. Ci sono ventilatori, luci che simulano il sole, si possono simulare un po' tutte le atmosfere e temperature e in questo container dove si formano varie atmosfere e nuvole si fa passare il fascio di particelle. A quel punto mi ha fatto vedere dove effettivamente avviene la magia. Qui sotto abbiamo il sistema gas, il tutto parte da qui mischiamo azoto e ossigeno all'80-20% in proporzioni per creare la nostra aria. Qui in mezzo umidifichiamo l'aria, qui fuori invece abbiamo tutti i gas, tutti i contaminanti che troviamo in atmosfera con cui possiamo giocare. Ammonia, sì, per esempio prodotta dalle fattorie, dalle mucche principalmente. Poi abbiamo per esempio l'isoprene emesso da piante, principalmente da alberi. Degli altri gas invece che troviamo sopra gli oceani. Il tutto attraverso tubi e valvole viene portato dentro la camera. Potremmo aprire qua stiamo aprendo solo l'isolazione, e così che possiamo entrare dentro la camera. Sì. Eccoci qua siamo sotto e qui vedi la parte di isolamento. Questa è la nostra camera in acciaio. Questi sono tutti i tubi di gas che entrano da sotto la camera e poi qui sopra c'è la ventola che li fa mischiare. E qui siamo in cima alla camera. Questi qua sono i tubi di uscita del gas dalla camera, questo grosso tubo. La pressione deve sempre rimanere poco sopra la pressione atmosferica, in modo che la camera è sempre sovrappressione e non c'è niente che può entrare. È come la casa di Salvatore Aranzulla, ragazzi, che è un po' pressurizzata, così non entra la polvere da fuori. Ah, è la stessa cosa, esattamente. Sì. E pensate che di recente, proprio grazie a questi studi, hanno pubblicato ben 2 paper su Nature che approfondiscono di più i misteri dietro la formazione delle nuvole. A quel punto mi sono diretto verso il versante francese per andare a vedere la parte di robotica. Come sappiamo, quando gli esperimenti sono in funzione, le persone non possono essere presenti. Per cui se vanno fatti interventi, durante o poco dopo l'esperimento, che sia anche solo avvitare un bullone, non ci penseranno gli umani, ma dei robot, che vengono assemblati proprio in questo reparto. Abbiamo basi con ruote, anche Mecanum, che permettono di muoverci in ogni direzione. Treni monorotaia che scorrono su binari sopra l'LHC, abbiamo robot con gambe, una tecnologia ancora abbastanza nuova, li stiamo sviluppando per accedere a luoghi dove i robot su ruote non arrivano. Le basi cingolate sono una via di mezzo, più versatili di quelle su ruote, ma meno agili dei robot con gambe. Abbiamo anche robot fissi per l'ispezione di apparecchiature statiche. Per la manipolazione abbiamo bracci robotici e basi sollevabili che permettono di raggiungere varie posizioni. Usiamo diversi effettori finali, strumenti montati sui bracci per compiti specifici. Quindi abbiamo molti oggetti, come trapani modificati per l'uso robotico, e attrezzature da taglio compatibili,
oltre a strumenti speciali per manipolare direttamente elementi specifici dell'LHC. Mi hanno anche fatto vedere come controllare i robot con il visore e mi hanno anche fatto vedere un altro robot pensato per calarsi dall'alto. Ed è così che è terminata la mia prima giornata. Sono però tornato il giorno successivo per vedere finalmente quello che aspettavo di vedere da tempo, cioè Atlas, uno dei 2 esperimenti più grandi in assoluto del CERN, situato proprio su LHC. È lungo 46 metri e largo 25, pesa 7000 tonnellate ed è situato 100 metri sottoterra. Atlas è proprio il super rivelatore del CERN che studia collisioni tra particelle per scoprire come funziona l'universo. Ed è una delle macchine scientifiche più complesse e potenti mai costruite. È stato proprio Atlas, insieme a CMS, che ha scoperto il bosone di Higgs nel 2012. Il rivelatore è diviso in strati, tracciatori, calorimetri, magneti, e ogni strato analizza ogni aspetto delle particelle, oppure particelle differenti. Atlas del CERN è il più grande esperimento, ci sono 4 detector sul loop e questo è l'unico che si trova in Svizzera, tutti gli altri sono in Francia. E pensate che quello reale è grande il doppio rispetto a come si vede nella parete. E qui il disegno a destra è metà delle dimensioni reali, è in scala 1:2. Per entrare ovviamente scan della retina. Mi chiamo Valentina Cairo, sono un fisico sperimentale, vengo dalla Calabria originariamente e poi ho girato un po' il mondo, sono vissuto in America, poi sono tornato al CERN e lavoro in Atlas, per questo che sono qui con voi oggi. Facciamo circa 1 miliardo di collisioni al secondo, quindi ogni secondo in realtà creiamo circa un bosone di Higgs, questa è più o meno la frazione. A quel punto abbiamo preso l'ascensore. Quindi ora scendiamo a meno 92 metri Esatto. e dicevi per portare le cose da su a giù è stato complicatissimo. Alcuni pezzi venivano portati interi, altri pezzi sono stati assemblati giù, è come costruire gli oggetti nelle bottiglie. E voilà. Arrivati abbiamo fatto un altro controllo e poi eravamo pronti. E qui dà un'idea di quanto sia grande, eccolo qua. È un grande cilindro con 2 tappi e questa è una forma tipica degli esperimenti dell'HC perché vuoi registrare tutte le particelle, le collisioni arrivano nel centro e poi esplodono tipo un fuoco d'artificio, però alcune di queste vengono emesse molto vicine alla linea dei fasci come se fossero longitudinali e quindi c'è bisogno di 2 tappi per poter registrare anche quelli e quindi fondamentalmente qui a destra vedi uno di questi. Abbiamo a destra camere per muoni e il muone è questa particella un po' particolare perché è simile all'elettrone, il fratello più pesante, interagisce meno con la materia. Per ogni tipo di particella che vogliamo rilevare usiamo diverse tecnologie. Quindi questo enorme ottagono che vedete è uno dei lati del rivelatore. Qua si trovano tantissime tecnologie diverse per individuare le varie particelle. Le particelle collidono al centro e dovete immaginare i 2 giganteschi ottagoni come se fossero i 2 tappi del rivelatore. Quando LHC è attivo, nonostante ci siano milioni di protoni, le collisioni sono solamente 60 a ogni impatto, ma come abbiamo detto sono 1 miliardo di impatti al secondo e le particelle girano per ore. I fasci adesso tipicamente nell'HC restano per circa 10 ore e praticamente se fai un calcolo della distanza che hanno percorso potrebbero essere andati su Saturno e essere tornati indietro. Chiacchierando abbiamo continuato il giro andando a vedere Atlas dall'altro lato. Dentro tutti questi cavi per portare i segnali eccetera vedi i tubi di cui stavamo parlando. Adesso cosa state cercando? Tanto altro, ma ancora stiamo studiando il bosone di Higgs. Certo. Ci interessa ed è molto importante misurare le proprietà di questa particella e misurare il modo in cui si accoppia ad altre, perché è legato ad alcune domande fondamentali dell'universo, per esempio come ha avuto origine, come si evolverà, però c'è tanto altro che facciamo. Infatti gli esperimenti sia Atlas che CMS nascono per essere multiscopo. I fotoni per esempio li vediamo nel calorimetro, che è la parte centrale dell'esperimento, e quindi anche lì bisogna fare altre scelte. Una volta che rilevate le particelle, vedete come decadono, cosa ci fate con queste informazioni e perché dovete vederlo tantissime volte? Ci sono alcuni processi che sono rarissimi, quindi noi dobbiamo accumulare tantissima statistica per poter vedere queste particelle. Deve essere valido statisticamente. Esattamente, infatti abbiamo questa regola d'oro che si chiama 5 sigma. Per noi 5 sigma indica la scoperta. Normalmente lavoriamo con distribuzioni gaussiane. Hai una media, un valore medio e una larghezza. Quando noi osserviamo un processo e diciamo che ha una significanza di 5 sigma statisticamente, questo significa che la probabilità di aver fatto un'affermazione falsa è piccolissima. Abbiamo risultati accurati su alcuni decadimenti e altri sono rarissimi. Infatti non l'abbiamo studiato tutto, questo è il bello, questo è il motivo per cui continuiamo a Perché studiare. le cose succedono anche un po' a caso ogni tanto. Questa è una domanda interessante. Ci sono diverse filosofie, no? Uno potrebbe cercare senza avere un modello in mente. Fai un'analisi in cui stai cercando per esempio soltanto muoni, però non sai esattamente che forma ha il tuo segnale. Oppure puoi fare un'analisi
un'analisi in cui sai che forma ha il tuo segnale e quindi ti aspetti in questo gruppo di muoni di avere una specifica distribuzione cinematica, per esempio. Come potete immaginare, il numero di particelle che viene prodotto è immenso. Sarebbe impossibile conservare tutti i dati di ogni singola collisione ed è per questo che ci sono varie scremature, sia fisiche che software. C'è bisogno di fare una selezione molto veloce. Noi facciamo 40 milioni di collisioni al secondo, non possiamo salvarle tutte, né per readout capabilities, non possiamo farlo per storage. Immaginate veramente scriverle su disco, possibile. Quindi c'è un sistema di hardware che fa le prime scelte e filtra questi dati da 40 milioni al secondo a 100.000 e deve essere fatto in qualche microsecondo. Di tutte le particelle che non mi interessano, tutte le cose che sono raccolte che non mi interessano, le filtrate già via. E questa è una domanda cruciale, perché come facciamo a dire se ci interessano o no? È chiaro, dato che tutto potrebbe essere interessante. Esatto, quindi c'è bisogno di mettere dentro dei criteri molto rapidi, che può essere l'energia depositata in un calorimetro, deve essere sopra una certa soglia, quindi tagli, però questi sono tagli un po' grossolani, diciamo, ma devono essere rapidissimi. A quel punto c'è un secondo step di filtro che facciamo a livello di software e da lì andiamo da 100.000 a livello del migliaio di eventi registrati. E questi filtri li cambiate? Sì, i filtri, soprattutto quelli software, vengono cambiati spesso. In modo da variare i dati? Esatto, da variare in base a quello che abbiamo scoperto negli anni prima. Io mi occupo della parte di analisi dati e anche, soprattutto in passato, della parte di costruzione del detector e di sviluppo di algoritmi. Il mio focus è ricostruire particelle all'interno della parte più vicina alla collisione, quindi quello che chiamiamo il tracciatore interno. Io ho capito, fra un paio d'anni si deciderà se costruire un acceleratore da 100 km oppure se fare il click lineare dritto, giusto? Queste sono due delle opzioni che vengono discusse. Diciamo che in generale quello che stiamo discutendo è se fare degli acceleratori circolari o lineari. Sempre chiacchierando abbiamo completato il giro per tornare al punto di partenza. Anche quando ci lavori per anni, rivederlo, le dimensioni fanno sempre impressione. A quel punto siamo saliti per vedere dove vengono calati i pezzi. C'è proprio un'apertura verso l'alto dove sono stati calati tutti i componenti di Atlas che sono stati montati all'interno. Siamo all'8° piano, qua sopra è dove vengono calati i pezzi. Mi dicevano costruire tutte queste cose qua è come costruire una barca in una bottiglia e quindi questa parte qua è praticamente il collo della bottiglia dove vengono creati i pezzi per costruire questa immensa struttura. Anche se il bosone di Higgs è già stato scoperto, al CERN stanno cercando ancora una miriade di cose nuove, tra cui stanno continuando a studiare il bosone di Higgs. Una delle più importanti è la possibilità di trovare ben 2 bosoni di Higgs insieme. Prodotti allo stesso tempo. Questa cosa è 1000 volte più rara che produrre un bosone di Higgs, quindi invece che uno ogni miliardo ne facciamo uno ogni triliardo, quindi non l'abbiamo ancora osservato, però se riuscissimo ad osservarlo questo ci darebbe informazione su come il bosone di Higgs interagisce con se stesso, che è cruciale per capire come si è originato l'universo. Noi in teoria ne abbiamo prodotti, con i dati che abbiamo adesso, qualche migliaio. Che tecnicamente 1 su 1000 ce la dovresti fare. Il problema è che non riusciamo a ricostruire tutti. In base al modo in cui ogni bosone di Higgs decade, non li vediamo tutti. Quindi magari alcuni bosoni doppi ve li siete persi per strada? Sì, perché non siamo riusciti a ricostruirli, quindi in realtà siamo ancora lontani. Per terminare il giro siamo passati anche per la parte di acquisizione dei dati grezzi che verranno poi mandati al data center, che vedrò più avanti. Visto anche quello, abbiamo preso l'ascensore per risalire e poi uscire. Il nostro dossimetro dice che abbiamo preso 0 radiazioni oggi. Molto bene. E mi dicono che in realtà quando prendi l'aereo prendi molte più radiazioni di quelle che prenderesti qua quando fai le varie visite. Quindi sono fregato. Al CERN si trova anche un museo della scienza, in una struttura tutta progettata da Renzo Piano. Sono passato anche di là perché mi è stata fatta una lezione privata apposta per me per raccontarmi meglio come funzionano i superconduttori. Mi hanno fatto utilizzare dei magneti, l'azoto liquido e mi hanno fatto vedere vari esperimenti per cui effettivamente alcuni materiali raffreddati con l'azoto liquido diventano superconduttori. E per farlo mi hanno anche fatto vedere un piccolo minuscolo treno a levitazione magnetica. A questo punto mi sono diretto in uno degli esperimenti più interessanti del CERN, cioè l'AMS. Un rivelatore di particelle installato sulla Stazione Spaziale Internazionale, collegato direttamente al laboratorio del CERN per studiare i raggi cosmici, cioè particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Chiaramente nello spazio non c'è bisogno di avere un acceleratore, ma basta appunto solo il rivelatore che come una rete coglie tutte le particelle che entrano, che arrivano alle più disparate velocità. Qui vedete il modello del DMS, quindi è un rivelatore di particelle, ma per rilevare le particelle che sono prodotte nel cosmo, quindi
da vari tipi di stelle. Non c'è bisogno di nessun acceleratore, ci pensano le No, stelle. ci pensano le stelle ad accelerarli e le accelerano anche ad energie molto più alte di quelle di LHC. Noi quello che studiamo è quante particelle ci arrivano per ogni tipo di queste particelle, per unità di tempo, per unità di superficie, di angolo solido in cui guardiamo il cielo. Fate così nello spazio e vedete cosa E praticamente sappiamo che la maggior parte di queste particelle sono protoni, quindi nuclei di idrogeno completamente ionizzati, tipo il 90% della radiazione, poi un 10% di nuclei di elio, 1% di elettroni e poi tutti i nuclei che sono più pesanti dell'elio sono cumulati, 1% circa. E questa è più o meno la distribuzione con cui la materia è effettivamente prodotta. Prima di tutto i protoni, cioè idrogeno senza l'elettrone, quindi idrogeno ionizzato, e poi in maniera sempre meno probabile tutte le particelle man mano più pesanti. E in effetti i nuclei più pesanti del ferro, come il nickel, e quindi quelli anche pesanti, il piombo è molto più pesante, l'oro, l'argento, pensiamo che sono prodotti in fenomeni molto violenti, tipo quando ci sono due stelle di neutroni che si uniscono insieme, quando c'è un'esplosione di stelle molto massicce alla fine della loro vita. Quindi come facciamo con AMS a misurare queste particelle? Abbiamo messo tutta una serie di rivelatori. Questo è uno schemino, un modello del rivelatore di dimensioni 1 a 3. Quindi quello, sono piccolini. Sì, piccolo rispetto ai rivelatori che si usano qui al CERN. Giustamente perché va installato nello spazio, AMS è andato con lo shuttle. Le particelle sono praticamente misurate quando entrano dall'alto verso il basso e attraversano tutta una serie di rivelatori. All'interno dell'imbuto, tra virgolette, ci sono vari rivelatori. Alcuni mostrano la carica delle particelle, per distinguere per esempio elettroni da protoni. Altri invece distinguono la massa, per distinguere per esempio un positrone e un protone, che sono entrambi positivi, ma di masse differenti. È importante per noi distinguere i positroni dai protoni, perché i positroni sono le particelle rare, si trova solo una su 1000 protoni nei raggi cosmici. È la stessa cosa per gli antiprotoni. Gli antiprotoni sono l'antiparticella del protone, ancora più rara, solo uno ogni 10.000 protoni. Quante particelle passano per questo imbuto, diciamo? Qui siamo con un rate di circa 600 particelle al secondo. Oltre alla carica e la massa, viene anche misurata la velocità con cui arrivano le particelle. Quindi sono due piani di rivelatori, sopra e sotto il magnete, e misurano appunto il tempo che la particella mette ad attraversare dal piano superiore al piano inferiore. Quindi qui stiamo parlando di particelle ultrarelativistiche che vanno a velocità molto vicine a quella della luce, quindi abbiamo una risoluzione in tempo che è dell'ordine dei 160 picosecondi. In questi anni sono stati rivelati centinaia di miliardi di protoni, un paio di miliardi di elettroni, ma alcune particelle invece sono molto più rare, come per esempio gli atomi di antielio. Gli stessi che vengono prodotti al CERN alcune volte si possono trovare nello spazio. Quindi noi abbiamo osservato in questi 14 anni, quasi 14 anni di presa dati, e tra questi c'è un candidato antielio ogni 2 anni. Perché candidati? Non è detto che siano genuini. Ci potrebbero aver interagito Potrebbero aver all'interno. interagito e creato quindi un falso positivo. Esattamente. E poi sotto abbiamo il RICH, che è un rivelatore che usa l'effetto Cherenkov. L'effetto Cherenkov è una luce blu emessa da una particella carica quando viaggia più veloce della luce in un mezzo, come l'acqua o l'aerogel. In quel mezzo la luce è rallentata e quindi le particelle la possono superare, generando un cono di luce simile al boom supersonico degli aerei. La velocità della luce c è una velocità valore limite, ma all'interno di un mezzo delle particelle possono andare più veloce della luce in quel mezzo, cioè la luce lì andrà un po' più lenta e le particelle riescono ad andare più veloci. E qual è il mezzo? È tipo l'acqua? L'acqua si può usare, quindi qui per esempio si usa un aerogel che è una specie di gel. Lì queste particelle creano un cono di luce, dall'apertura del cono possiamo misurare la velocità. È come un sonic boom. Sì, esattamente. È un sonic boom di luce, perché vanno più veloci della luce. Sì. Poi nel piano sotto ci sono dei rivelatori di fotoni e vediamo praticamente questi segnali come dei cerchi luminosi, e dall'intensità del cerchio sappiamo la carica, cioè se era un nucleo di elio, un nucleo di berillio, eccetera. Poi sotto abbiamo il calorimetro elettromagnetico, questo ci fa una misura un po' distruttiva, veramente distruggi la particella
crea quelli che chiamiamo degli sciami di altre particelle e dalla forma di questo sciame misuriamo l'energia, ma anche sappiamo dire se ancora una volta se la particella è leggera, elettrone o positrone o pesante. Questo rivelatore si trova montato sulla Stazione Spaziale Internazionale, con cui il laboratorio ha un collegamento in diretta quasi costante. Questa è la ripresa in diretta dall'International Space Station. Esatto. Ok, che si trova in orbita. Si trova in orbita a 400 km di altitudine. E questo è in diretta? Cioè È questi in due diretta. astronauti seduti sul nulla in questo momento sono effettivamente lassù? Sono lì a 400 km in orbita e ogni ora e mezzo fanno il giro completo della Terra. Ogni ora e mezzo? Sì. Sono velocissimi. Sì. Qua vedete un modello della stazione e AMS è installato sul braccio principale, quindi è questo esagono che vedete in quel lato lì. Qui questo è un modellino 1-1 del tracker. Il tracker è stato costruito a Perugia all'Università di Ginevra, ho lavorato su questo all'inizio quando ero studentessa, ora mi occupo più della data analisi. A quel punto abbiamo fatto un breve tour nella sala di controllo. Quindi lo schermo che vedete lassù praticamente vi mostra l'orbita della stazione. La stazione la vedete ora nell'Oceano Indiano, al sud dell'Oceano Indiano. Qui praticamente seguiamo tutte le operazioni del rivelatore e quindi trasmettiamo i dati usando dei satelliti geostazionari. Quindi sullo schermo, se vedi lungo l'equatore, c'è T171W, T04, eccetera. Sì. Questi sono satelliti che sono a 35.000 km di altitudine. Poi qui invece, dove guardiamo tutti i rivelatori di temperatura all'interno di tutti i sensori, ci sono periodi dell'anno in cui alcune zone sono molto calde, periodi dell'anno in cui sono molto fredde, quindi abbiamo sia sistemi per riscaldare che per raffreddare. Adesso stiamo pensando di fare un upgrade del rivelatore che consiste nel mettere sopra l'AMS attuale un altro piano di tracciatore al silicio. Aggiungete un livello? Sì, e questo ci farà aumentare la superficie sensibile, quindi raccoglieremo Un po' più di particelle 3 volte più veloci, diciamo, rispetto ad ora. Qual è la cosa che ti appassiona di più adesso? Se domani dovessi svegliarti con una scoperta, quale sarebbe? Una cosa che state cercando, per esempio? Beh, sicuramente la materia oscura, perché della composizione dell'universo sappiamo solo il 5%. Esatto. E noi facciamo quelle che si chiamano misure indirette, cioè guardiamo dei segnali che potrebbero essere prodotti da, per esempio, materia oscura, no? Quindi il segnale non è mai lampante. Come abbiamo detto al CERN, i tempi sono molto lunghi e la ricerca molto astratta, ma le tecnologie che usano sono così all'avanguardia che sarebbe uno spreco non darla a disposizione alle start-up. E per questo hanno creato il CERN Venture Connect. Abbiamo capito che molte delle nuove idee nascono da startup deep tech. E quindi abbiamo pensato, sai, creiamo un programma che aiuti i fondatori, che supporti le start-up a usare la tecnologia del CERN non per trovare nuovi bosoni di Higgs, ma per altro. Al CERN c'è tanta tecnologia, abbiamo un sito web che descrive queste tecnologie. Se sei una start-up esistente che, ad esempio, usa la tecnologia laser, valutiamo le applicazioni e pensiamo, è davvero adatta? Poi li mettiamo in contatto con i nostri esperti e vediamo se scocca la scintilla. Se succede, diciamo, collaboriamo. Il CERN non è un acceleratore di start-up, ma di particelle, e per questo non fanno da VC e incubatore, ma si appoggiano ad altri partner. Vogliamo costruire una rete di incubatori, acceleratori, fondi VC solidi che comprendano la deep tech e aiutino i fondatori. Ora ne abbiamo circa 50. A quel punto mi ha raccontato delle start-up attualmente nel programma. Reshape si occupa di automatizzare l'analisi del rischio nei sistemi complessi. Muotech è diversa, sfrutta muoni dallo spazio e si possono usare ad esempio per fare immagini artistiche. Infocal è un'altra startup interessante che sostituisce l'inchiostro sui prodotti con il laser, risparmiando energia. Fibersight invece usa la tecnologia fibra ottica per misurare temperatura e umidità in grandi costruzioni. Poi abbiamo Orbiba Robotics, vogliono sviluppare il mercato dell'agricoltura rigenerativa, usando la robotica per controllare le erbacce. Infine c'è Unconventional, basata su un software open source per gestire eventi. Ok, ma quindi come funziona l'accordo con le start-up? Preleviamo il 2% dei ricavi della startup una volta superato il 1 milione. Così diventa tutto semplice ed anche molto interessante per una startup perché c'è pochissima burocrazia. E poi useranno i soldi del programma per investire ancora nel programma in altre startup. Tra le varie tecnologie che mettono a disposizione per le startup come i laser, me ne ha fatta vedere una molto interessante. Qui abbiamo una tecnologia molto interessante chiamata Accurate Chip. Questo chip è speciale perché è in grado di misurare femtoampere, una corrente estremamente piccola rilevabile con questo dispositivo. Abbiamo creato una scheda di valutazione per aiutare le start-up a testarlo in varie applicazioni, mediche, biologiche o altro.
dove questa sensibilità può rappresentare un vantaggio. Prima di vedere l'ultima tappa sottoterra, mi sono diretto al data center. Dietro di me c'è il data center, dove viene conservata l'immensa mole di dati che vengono prodotti nei vari esperimenti qua al CERN, ed è una chicca dove è stato inventato il World Wide Web. Siamo entrati e scesi giù dove avviene la magia. Nel data center del CERN ci sono tantissimi hard disk come quelli del vostro computer o come la memoria del vostro telefono, con la differenza che al posto di ospitare un centinaio di gigabyte, ne ospitano qualche milione, se non di più. Nei data center, oltre allo spazio, c'è anche potenza di calcolo e anche vari access point a internet. Al CERN ci sono 2 centri di calcolo, ma tu sei nel principale. Quando diciamo computing al CERN, che cosa diciamo? Diciamo la maniera di poter mettere a disposizione della comunità scientifica tutti i dati degli esperimenti che sono stati raccolti nel momento di quando l'esperimento funziona. Quindi che cosa succede? Tu ti devi immaginare dei chilometri di fibre ottiche che convogliano i dati qua e che poi vengono stoccati nei supporti che sono qua, che vedi. Qua le funzioni sono due, in parte è conservare i dati, quindi è un gigantesco database, dall'altra parte è la potenza computazionale, quindi è far girare CPU, GPU, eccetera, eccetera. In questo data center c'è una predominanza di stoccaggio dei dati, quindi certo. Qua i dati vengono scritti, viene fatta subito una copia e poi viene fatta anche lo storage a lungo termine, che è lo stoccaggio a lungo termine sui nastri. Qui a settimana si hanno delle failure, come si dice, di circa 30 dischi a settimana, quindi non è pochissimo. In tutto questo il nastro invece è un supporto molto stabile, però anche ha le sue controindicazioni, lento, eccetera, eccetera. Però noi utilizziamo entrambi. Nel secondo data center c'è una netta predominanza di CPU e GPU. Allora, qui ci sono 3 megawatt di potenza, di cui uno però è utilizzato dal raffreddamento. Di là abbiamo 4 megawatt di potenza, ha una efficienza rispetto al raffreddamento più alta, quindi meno potenza va in raffreddamento, è più efficiente. I dati vengono anche condivisi con WLCG. WLCG, che vedi là, è il Worldwide LHC Computing Grid, quindi i dati vengono condivisi con, adesso saranno circa 170 centri in vari paesi del mondo, e gli scienziati magari accedono all'informazione tramite quei data center, non tramite questo centrale. Considera che qui arrivano anche 1-2 petabyte al giorno. Qua dietro di me negli anni 80 passava l'80% del traffico internet dell'Europa, e ancora ad oggi non è più così, ma questi sono internet access point, quindi passano i dati del CERN che devono andare sulla rete. E come dicevo, il World Wide Web è nato proprio qua. A marzo 1989 veniva chiamato X. E guardate, l'inventore si era messo qua. Tim Berners-Lee ha scritto questo documento che descrive una proposta X. Maggio 1990 già si chiama Mesh. A novembre 1990 dicono no, chiamalo World Wide Web, e infatti questo è il World Wide Web Proposal che ha cambiato il mondo. Qua noi abbiamo qua al CERN il primo server web, che è dove è stato hostato il primo sito web. Assolutamente, il primo codice web, il primo sito web, che era info.cern.ch. Cioè il primo sito della storia dell'umanità, info.cern.ch. Certo, e lo puoi ritrovare, cioè se tu scrivi info.cern.ch è stato riprodotto quel primo sito. A quel punto era giunta l'ora dell'ultima tappa, che mi avrebbe di nuovo portato sottoterra. Si trova lungo il percorso dell'SPS, un altro degli acceleratori del CERN, il secondo più grande. In particolare eravamo al punto 7, dove l'SPS si collega con LHC. In questo laboratorio si studia come il fascio di protoni interagisce con vari bersagli. In pratica all'IRAD-MAT vengono bombardati materiali o esperimenti con un fascio di protoni. Estraiamo il potente fascio di protoni dall'SPS direttamente su materiali ed esperimenti. Ma il primo passo è costruire tutto qui in superficie. In particolare avviene un esperimento che si chiama Fireball Experiment, che succede quando fai passare un fascio di protoni per del plasma. Quello che vedi qui è un esperimento di astrofisica del plasma. Nell'universo esistono fenomeni rari chiamati lampi di raggi gamma, esplosioni luminose improvvise di cui non conosciamo bene le cause. Abbiamo deciso di riprodurli qui al IRAD-MAT, perché in nessun altro posto al mondo ha la potenza del fascio per generare questi fenomeni, se non qui. Abbiamo la cella al plasma, la alimentiamo, creiamo il plasma e poi spariamo il fascio. E poi osserviamo cosa succede.
Una volta che gli esperimenti vengono montati in superficie, vengono con delicatezza trasportati sottoterra e quindi a questo punto siamo anche noi andati sottoterra. Come al solito era fondamentale il riconoscimento della retina e anche il badge dei dosimetri. Poi abbiamo attraversato una gigantesca porta di piombo e abbiamo preso l'ascensore. L'ascensore può sembrare vecchio, ma viene controllato regolarmente, quasi ogni 2 mesi. Una volta sottoterra c'era sia l'ascensore degli umani che l'ascensore dei materiali. Mi ha fatto proprio vedere l'acceleratore da cui viene spillato il fascio di protoni, il tubo con i vari quadrupoli per accelerarli verso l'esperimento e ci siamo messi anche tutte quante le protezioni del caso. Dall'acceleratore si deria solo una piccola parte che gira da quella parte. Esattamente. E viene deviata da lì. Esattamente, attraverso l'esperimento installato qui. Una volta che il fascio passa per i materiali e gli esperimenti che si mettono in mezzo, in gergo si dice che viene dampato, cioè non serve più e quindi viene assorbito da quei blocchi di cemento, grafite e altri materiali. Tra l'altro tutti questi materiali quando vengono bombardati dal fascio si scaldano ed è per questo che anche qua c'è un continuo sistema di raffreddamento. All'interno contiene grafite. Perché grafite? Perché è uno dei materiali più resistenti. È uno dei pochi materiali che regge altissime densità di fascio. L'abbiamo circondata col calcestruzzo e col ferro per fermare ogni tipo di particella. Il ferro blocca i fotoni, il calcestruzzo blocca i neutroni. Non avvicinarti al beam dump è leggermente radioattivo e il dosimetro lo segnala. Questo ogni tanto bippa perché là potrebbe essere poco radioattivo. Giusto? Corretto. Ma come al solito anche in questo caso ci siamo presi 0 radioattività. In queste 2 giornate ho fatto praticamente un corso accelerato di fisica delle particelle e fare questo video è stato sia un onore ma anche intensissimo, per cui spero che vi sia piaciuto e che anche voi abbiate scoperto un sacco di cose nuove. Sono sicuro che non sapevate tutte le cose che succedevano al CERN e anch'io mi sono sorpreso di scoprire tutti gli sforzi che vengono fatti per la ricerca di base. Condividete questo video con i vostri amici fisici, scrivetemi in un commento cosa ne pensate e come al solito ci vediamo con i prossimi video.